Ciao da Fulvia e bentornati sul mio canale. Vedete, questa sera vi presento questo mio ultimo lavoro. È sera, le luci infatti sono un po' diverse, ma perché questa creazione l'ho realizzata esattamente nell'arco di un weekend. È un regalo che ho avuto in mente di fare per una ragazza molto carina che ha apprezzato tantissimo il mio lavoro del bubble cardigan e adesso sta per partire via posta. Inserirò questa coppia di muffole, di guantini, come piccolo gadget e ringraziamento. Visto la velocità per preparare il pacchetto, ho voluto realizzarlo più velocemente possibile e per questo l'ho realizzato, come dicevo, soltanto nell'arco di un weekend. Sono muffole semplicissime, hanno anche un interno foderato con uno scampolo di un lenzuolo che avevo a disposizione e vi lascio quindi alle immagini di seguito dove cercherò di spiegarvi, ma veramente vedrete che la realizzazione è semplicissima, passo per passo come ho affrontato questa lavorazione. Intanto vi anticipo che l'inizio del lavoro è questo, cioè si parte dalla punta delle dita e si prosegue verso il polso. Quindi si realizzerà un piccolo cerchio, un leggero aumento, righe uguali, si lascerà lo spazio per inserire la lavorazione del pollice e poi la stessa circonferenza delle righe che qui abbiamo fatto ci porterà verso il polso. Per la fodera interna vi lascio allegate le foto e le immagini di come ho fatto per appunto dare un ulteriore comfort a questa lana che al primo tatto non pare morbidissima ma un po' più secca. Bene, vi auguro una buona visione, naturalmente buono spin. Per le mie muffole ho deciso di utilizzare questa lana usata in precedenza per un altro progetto tempo fa che però non mi ha particolarmente convinto. Ora l'ho rigenerata e ha questo spessore e devo essere sincera, appunto, non è particolarmente morbida, ma è caldissima, quindi per le muffole va benissimo. Ne avrò bisogno veramente di 100, al massimo 150, dipende insomma dalla misura con cui volete fare appunto la grandezza della vostra mano. Sempre a disposizione i marcatori, uncinetto 6 e più avanti avremo bisogno anche di eventualmente un aghetto per aiutarci nella sistemazione delle decorazioni, ma è tutto un lavoro che si fa di rifinitura. Quindi avviamo il progetto e adesso vi spiego qual è lo schemino che ho seguito. Vi sono tantissime varianti per la realizzazione di guantini e muffole. Quella che qui adesso vi presento è forse la più semplice ed è veramente velocissima da realizzare. Anche le principianti possono affrontare questo progetto senza particolari timori. La muffola in procinto di realizzazione parte dalle dita, quindi noi seguiremo una lavorazione che dalla punta delle dita via via si sviluppa verso il polso. Quindi l'inizio del lavoro è proprio la parte arrotondata del nostro guantino, della nostra muffola. Qui vedete già subito il diagramma e vi do la specifica. Quindi la partenza è un cerchio magico e il primo giro 2 catenelle e mezzi punti, un totale di 12, quindi un primo più
11 mezzi punti, 12 mezzi punti. Per il secondo giro iniziamo con gli aumenti, in tutto saranno 19 punti alti. La prima è una catenella solita, 3 per iniziare il lavoro, e nel primo mezzo punto iniziamo con l'inserimento di 2 punti alti, poi 1, 2, 1, 2, 1, 2 alternato fino ad arrivare all'ultimo dove inseriamo ancora un punto alto nello stesso di partenza. Chiudiamo con un punto bassissimo e saliamo di 3 per il primo punto. Anche qui faremo degli aumenti. Primo punto alto, 2 punti alti nel secondo e così discorrendo alterniamo fino ad arrivare all'ultimo. In questo caso non abbiamo l'inserimento di un altro punto alto come per il punto sottostante, quindi rimaniamo in chiusura con un punto bassissimo. Questi sono gli unici 2 giri in cui vediamo gli aumenti. Raggiunte queste 28, rimangono 28 per tutto il nostro lavoro, fino ad arrivare alla zona dove poi lasceremo uno spazio per l'inserimento della lavorazione del pollice e dopo lo spazio proseguiremo ancora con questi 28 punti fino ad arrivare al polso. Quindi vedete che salite proprio in circonferenza e chiuderete il palmo e la muffola in modo molto semplice. Quindi vi lascio a queste prime immagini. Se non vi è chiaro qualcosa lasciatemi nei commenti e via via vi illustro quindi i passaggi più importanti di questa velocissima creazione. Iniziamo con il preparare il cerchio magico ed affrontiamo le prime 2 catenelle che sono il primo punto, il primo mezzo punto. Procediamo quindi a inserire le altre 11 piano piano. Ricordiamoci sono mezze, in tutto abbiamo detto che dobbiamo farne 13. Arrivati un po' in là, magari adesso stringiamo anche un po' così ci aiutiamo, ok, inseriamo gli ultimi e così ci avviamo verso la fine del primo giro. Questo sarà per l'appunto proprio la fine dei nostri guantini in alto sulle punte, sulle dita. Ecco, chiudiamo così con un bassissimo e il primo giro è fatto. Siamo arrivati quindi al terzo giro e anche qui inseriamo gli aumenti sempre come abbiamo fatto sotto, quindi un punto alto e 2 punti alti nel punto seguente sottostante. Completiamo il giro e se avete un filato meno spesso e la circonferenza del vostro palmo naturalmente più ampia, inserite un altro giro di aumenti. Ora possiamo avviarci alla fine del giro.
Siamo così arrivati ad avere 28 punti alti con l'ultimo giro di aumenti. Quindi per questo ulteriore giro ci ritroviamo a inserire 28 punti alti, quindi senza fare più aumenti, per ogni punto sviluppato sotto. Questo sarà di fatto la nostra circonferenza. Stiamo sviluppando quindi la nostra muffola dalla punta delle dita, quindi abbiamo raggiunto, dicevamo, la circonferenza coi giri appena conclusi. Ora proseguiamo. Nel mio caso io ho fatto 6 righe prima di arrivare al giro in cui inserirò il pollice. Raggiunta la riga ultima prima dell'unione del pollice, la completiamo e la chiudiamo quindi con un punto bassissimo. Siamo così arrivati a fare l'ultimo giro di 28 punti alti. Abbiamo chiuso con un punto bassissimo e adesso ci troviamo in questa posizione. Saliamo di 2 catenelle. Ecco, sì, un consiglio che vi do: quando dovete affrontare una lavorazione di punti alti molto avvicinati, molto stretti tra di loro, che creano proprio una trama molto compatta, anziché fare 3 catenelle, altrimenti rimarrebbero morbide, diciamo così, rispetto al punto alto, fatene soltanto 2, in modo tale che poi, arrivando da questa parte, chiudendo col punto bassissimo sulla seconda, si stringe di più. Stringendosi di più non si vede lo stacco dei 2 punti, e quindi avviamo la riga rimanendo bella inserita nel contesto delle trame dei nostri punti alti. Quindi io nel mio caso ho fatto 2 catenelle e ho affrontato 8 catenelle come spazio appunto intorno al mio pollice, e sono entrata nella nona, entrando nel nono punto alto sottostante con un altro punto alto per riprendere il giro. Quindi ho lasciato questo varco. La misura della muffola che sto facendo è una misura media, a seconda ovviamente della lana che avete e della mano che volete rivestire. Ovviamente valutate sia la lunghezza delle righe della vostra muffola che anche lo spazio in cui poi deve essere inserita la lavorazione del pollice. Quindi ripeto, lasciamo questo varco facendo semplicemente le catenelle, entrando sempre con un punto alto a seconda appunto del numero delle catenelle che avete fatto. Io ne ho fatte 8, ho lasciato 8 punti alti, sono entrata nella nona e ho ripreso il giro pieno di punti alti fino ad arrivare da questa parte. Quindi il giro successivo saranno sempre punti alti inseriti nei punti sottostanti, e quindi qui avrete 8 punti alti inseriti nelle 8 catenelle. Questo io ho segnato per il palmo sinistro, perché iniziando il giro da questa parte, cioè lasciando lo spazio sulla vostra sinistra rispetto alla lavorazione, vi verrà un inizio riga approssimativamente, insomma l'inizio del vostro spazio, e in questo caso rimane interno al vostro palmo, cioè di fatto rimane proprio in prossimità del dito indice, e quindi si nasconde bene la riga di inizio lavorazione sul dito interno. E quindi io qua ho segnato per la parte sinistra, mentre per il guantino destro, la muffola destra, considererete l'inserimento dello spazio alla fine del giro. Quindi se qua abbiamo subito iniziato a lasciare le 8 catenelle sin dall'inizio, qui lavorate
tutti punti alti sulla riga e arrivate verso la chiusura del giro e lasciate in chiusura lo spazio delle catenelle. Quindi di fatto si tratta proprio di spostare lo spazio del pollice destra-sinistra in modo da poter realizzare le muffole considerando proprio la vestibilità delle vostre mani. Il discorso è lo stesso. Le 2 catenelle, punti alti, 8 catenelle, esattamente quanti punti alti sottostanti e l'inserimento dei punti alti poi sulla riga successiva per riprendere la lavorazione verso il polso. Vi lascio poi lo schemino di fianco, così almeno lo vedrete passo passo alla vostra realizzazione. Siamo arrivati in fondo al giro e ci chiudiamo con un punto bassissimo all'inizio della catenella, quindi le prime 2 catenelle di cui vi dicevo. Quindi proseguiamo e alziamoci coi punti alti sulla nostra catenella. In chiusura verso il polso ho fatto appunto 3 righe sempre a punti alti. Ora eseguo questa riga di mezzi punti per creare questa sorta di piccola rifinitura. Dopodiché faccio una diminuzione ed inserisco punti alti ma chiusi insieme nello stesso vertice e quindi piano piano mi si chiude il mio guantino intorno al polso. Vi faccio vedere nel particolare il giro di mezzi punti e i punti alti chiusi insieme al medesimo vertice. Ok, fatto anche un ultimissimo giro a punti bassi, posso tagliare il filo e dedicarmi al pollice. Okay, ricapitolando, quindi abbiamo realizzato praticamente tutta la nostra muffola, partendo dal fondo delle dita, salendo verso il polso, ci siamo così interrotti e adesso ci dedichiamo alla realizzazione del pollice. Abbiamo creato questo varco con lo spazio e adesso vi faccio vedere con questo piccolo schemino come procedere. Abbiamo lasciato 8 catenelle, un punto alto, così abbiamo creato il nostro buco pollice, chiamiamolo così. Inseriamo nello spazio più piccolo, quindi sul vano del punto alto, la nostra prima catenella, che poi si unirà al punto alto che mettiamo accanto, quindi 2 punti alti nel medesimo vertice, nello spazio più piccolo. Proseguiamo e lo stesso faremo per tutto il giro, quindi i 2 punti alti li uniamo insieme, idem qui, qui e qui. Ci troveremo così poi 4 punti alti sul giro successivo. Così quindi procedete per tot righe a secondo di quanto lungo volete fare il vostro pollice. Quindi per il primo giro abbiamo detto che unite i punti alti a 2 e per i successivi entrate semplicemente per ogni punto, ogni vertice creato sottostante. Proseguite così quindi per tutta la lunghezza del pollice fino in fondo. Non c'è bisogno di fare chiusure,
e diminuzioni, perché tanto poi con il filo rimanente cuciremo semplicemente il fondo del pollice e chiuderemo definitivamente la nostra muffola. Benissimo, siamo arrivati in fondo al nostro pollice, facciamo una prova giusto per vedere se la misura è giusta. Sono 4 righe, oltre a quella di partenza, quindi 5, e adesso posso chiudere la punta del mio pollice. Lascio il filo a margine, poi giro il guanto e lo cucio inserendo dentro tutto quanto. Procediamo. Giusto per darvi un'idea vi faccio vedere anche l'interno, la fine del nostro guantino, della nostra muffola. Ecco la chiusura del pollice come le foto. La fodera interna, come dicevo, è facoltativa. Io l'ho fatta appunto per rendere più morbido e più confortevole la mia muffola. Ho realizzato questa forma, l'ho imbastita, l'ho cucita con la macchina e poi l'ho inserita dentro al guanto, avendo cura che fosse nel verso giusto. Ho poi creato con il filo questo spessore interno e adesso mi ancoro col filo al mio guantino, unisco tutto quanto. Procediamo. Con l'utilizzo di un ago ho fatto appunto questo piccolo bordino e mi serve appunto per unire le due estremità. L'unione delle estremità. Potete eseguire anche dei decori a parte. Io ho utilizzato dei fiorellini che avevo e li ho cuciti direttamente sui guanti, proprio carini. Ecco qui, le nostre muffole sono finite. Ho finito di inserire anche la fodera, ho aggiunto, come vedete, questi piccoli fiorellini sempre realizzati a uncinetto come ulteriore decoro e a questo punto non resta che indossarle. Ditemi se vi è piaciuto, ci vediamo alla prossima. Ciao da Fulvia.